Oggi, cari amici, parliamo di un fenomeno del momento, ossia il Calippo Tour. Vediamo di che cosa si tratta. Il Calippo Tour non nasce da un'idea casuale, ma è il frutto di una pianificazione mirata a ottenere visibilità e, in molti casi, anche profitto. Si tratta di un'iniziativa che sfrutta i social media come TikTok per attirare l'attenzione, giocando su un doppio senso che purtroppo non è così innocente come potrebbe sembrare. Ambra Bianchini è una giovane influencer che, grazie alla sua presenza su TikTok, è riuscita a creare un vero e proprio seguito, con oltre 18.500 follower su TikTok e più di 111.000 iscritti sul suo canale Telegram. Ambra è diventata un fenomeno virale. Il suo Calippo Tour ha iniziato a far parlare di sé quando ha deciso di documentare ogni tappa del suo viaggio attraverso l'Italia, pubblicando contenuti su piattaforme come OnlyFans destinate a un pubblico adulto. TikTok è diventato il fulcro della comunicazione moderna tra i giovani. La piattaforma offre un'enorme visibilità, permettendo a persone come Ambra di raggiungere rapidamente un vasto pubblico. Tuttavia, questa visibilità ha un prezzo, poiché i contenuti devono spesso sempre essere più estremi per catturare l'attenzione. Il Calippo Tour è un esempio perfetto di come i social media possono essere utilizzati per creare fenomeni virali, ma anche di come possono amplificare comportamenti discutibili. Il Calippo Tour ha preso il via come una sfida lanciata da Ambra, che ha iniziato a viaggiare per l'Italia incontrando ragazzi selezionati tramite social media. Il termine assaggiare i calippi è in realtà un modo velato per descrivere atti sessuali e questo ha scatenato un'ondata di polemiche. Nonostante la natura controversa del contenuto, Ambra ha continuato a documentare il suo tour, aumentando la sua popolarità online. Ovviamente le reazioni del pubblico non si sono fatte attendere. Da una parte c'è chi vede il Calippo Tour come una semplice provocazione, un gioco tra adulti consenzienti. Dall'altra, molti hanno espresso preoccupazione per l'impatto di questi contenuti sulle giovani generazioni, soprattutto per la normalizzazione di comportamenti sessuali espliciti su piattaforme accessibili a tutti quanti. Il Calippo Tour ha riacceso il dibattito sulla mercificazione del corpo, un fenomeno che sembra crescere di pari passo con la popolarità dei social media. In un'epoca in cui l'apparenza è spesso più importante della sostanza, il corpo diventa un mezzo per ottenere visibilità e successo. Ma a quale costo? È giusto sacrificare la propria dignità per ottenere like e followers? Un aspetto che ha colpito molti è la reazione della famiglia di Ambra. In un'intervista, la giovane ha dichiarato che i suoi genitori sono a conoscenza di ciò che fa e la supportano, pur invitandola a essere prudente. Questo ha sollevato ulteriori domande sul ruolo della famiglia nelle formazioni dei giovani e su come i genitori dovrebbero intervenire quando i loro figli intraprendono strade potenzialmente pericolose. Ambra ha dichiarato: i guadagni su OnlyFans servono per mantenermi. Mi sono detta: come faccio a guadagnare continuando a studiare? Così mi sono iscritta a OnlyFans. I miei genitori mi hanno quindi appoggiata a patto che continuassi a studiare. In quel periodo vivevo già qui a Padova, più precisamente all'Arcella, in un appartamento condiviso con altre persone. Di base, tra affitto e bollette, servivano almeno 400 euro al mese. Frequentando la scuola di mattina, avrei dovuto trovarmi un lavoro la sera, come cameriera. Prendendo in considerazione i diversi aspetti come la precarietà, le paghe basse, il dover tornare a casa tardi con i mezzi pubblici da sola, alla fine ho evitato. Rischiavo di dormire 4 ore a notte per poi magari andare male a scuola. Non ne vale la pena. Ambra ha creato questo progetto provocatorio. Viaggia per l'Italia per incontrare i suoi fans. E come suggerisce il titolo, va a mangiare calippi, termine che ha assunto il suo chiaro doppio senso sessuale. I video in cui si accompagna con i ragazzi vengono poi da lei pubblicati su OnlyFans, la principale piattaforma con cui si guadagna da vivere, grazie agli abbonamenti dei suoi follower che la guardano. Ambra seleziona personalmente i candidati attraverso Telegram e organizza gli incontri nelle varie città italiane, pubblicizzando tutto quanto sui suoi profili social. Il profilo di Instagram dedicato al Calippo Tour arriva a più di 150.000 follower. Tutto questo è diventato molto presto un fenomeno virale. Vedere il Calippo Tour, che piaccia o no, ha certamente colpito nel segno.
Il fatto che se ne parli tanto dimostra che il fenomeno ha saputo catturare l'attenzione del pubblico e dei media, portando a riflessioni su temi più ampi come l'uso dei social media, la mercificazione del corpo e il ruolo dei giovani nella società contemporanea. Personalmente penso che sia un fenomeno che mette in luce molte delle sfide e delle contraddizioni della nostra epoca. Da un lato c'è il bisogno di visibilità e riconoscimento che spesso spinge i giovani a cercare modi alternativi per emergere in un mondo sempre più competitivo. Dall'altro c'è la preoccupazione per le implicazioni morali e sociali di queste scelte, soprattutto quando coinvolgono comportamenti discutibili o rischiosi. Il Calipo Tour è un esempio di come i social media possono amplificare certi comportamenti e renderli quindi virali, ma è anche un segnale che forse dovremmo riflettere più a fondo sui valori che vogliamo trasmettere alle future generazioni. Insomma, se da un lato il fenomeno è sicuramente controverso, dall'altro può essere visto come uno specchio della società in cui viviamo, che merita un'analisi attenta e critica. Ma lo possiamo davvero dare tutta la colpa ai giovani? I media senza dubbio giocano un ruolo cruciale. Promuovono e amplificano questi fenomeni, rendendo celebrità persone che, in altri contesti, forse non avrebbero avuto lo stesso risalto. Il loro potere di influenzare le masse è enorme e spesso scelgono di dare visibilità a contenuti che sono provocatori, controversi o estremi, proprio perché attirano di più l'attenzione. Alla fine è una dinamica complessa in cui nessuno è completamente innocente, ma che richiede un'analisi critica per capire come possiamo offrire ai giovani alternative più sane e sostenibili per il loro futuro. Tu cosa ne pensi? Se vuoi vedere altri video come questo, mi raccomando iscriviti al canale attivando tutte le campanelle. Metti un bel mi piace e condividi con i tuoi amici questo video. Ciao e alla prossima!